Nella puntata di oggi, macchine con i tic, macchine che odiano le linee rette, tutta l'ebbrezza di consegnare pacchi in edifici vuoti, macchine con altri tic, gente fattissima in fila al Mac e qualsiasi cosa stia succedendo qui. Gintonic Games. Benvenuti a Recensioni Brutte, la serie in cui guardiamo assieme i giochi più brutti e più strani che sono riuscito a recuperare nel corso degli anni. E quale modo migliore di inaugurare questa prima puntata se non con un simulator tedesco? Germania, paese in cui questo genere nasce, cresce, corre e prospera, e non è nemmeno ben chiaro perché, quanto fatico a immaginare il videogiocatore tedesco che dopo una dura giornata di lavoro torna a casa, si siede, accende la PlayStation e gioca a lavorare. Sta di fatto che l'amore dei tedeschi per questo genere è innegabile, tanto che nel corso degli anni il mercato è stato letteralmente invaso da ben più del classico Farming Simulator e Eurotrack Simulator. Abbiamo praticamente un simulatore per qualsiasi tipo di professione. E se alcune sono anche abbastanza, come dire, condivisibili, come possono essere il pompiere o il poliziotto, comunque nell'immaginario sono dei lavori che uno può voler fare. Ne abbiamo anche altre totalmente assurde. Io infatti voglio conoscere la persona che si è svegliata una mattina, si è guardata allo specchio e si è detta: sai cosa? Oggi vorrei proprio provare a essere il conducente o il passeggero di una metro in Russia. In Russia, non una metro qualunque. Oppure ancora meglio, perché non faccio quello che porta i bagagli sugli aerei? E attenzione, questi non sono giochi, diciamo, bufala come possono essere un Goat Simulator o tantissimi altri di quelli che si possono trovare su Steam o in generale su PC. Questi sono veri, questi sono simulatori veri di queste due professioni. Quindi vorrei capire anche qua chi è che si è svegliato una mattina e ha detto: sai cosa? Voglio giocare a essere il corriere. E quindi è nato Delivery Driver, The Simulator. Gioco che riesce nell'ardua impresa di essere di nicchia persino per i simulatori. Stando a PSN Profiles, sito che traccia quante persone giocano ad ogni titolo, ad oggi, nel mondo, lo abbiamo giocato in 27. Nel mondo. Nel mondo. Quando si dice che un gioco l'hanno giocato gli sviluppatori e la loro mamma. E no, non sono la loro mamma. C'è da dire che anche gli sviluppatori erano probabilmente consci della schifezza che hanno creato, tanto da non aver neanche messo il loro nome in copertina. Questi criminali sono la Polygon Art. A differenza di tanti altri che si specializzano in questo settore proprio nel fare simulatori brutti e fatti male, loro in realtà si sono specializzati in giochi di guerra. O meglio, hanno fatto un gioco di guerra brutto che poi hanno riproposto in qualsiasi salsa. Tra l'altro, anche qui, come potete notare, si nascondono e non mettono il loro logo in copertina. Ma andiamo quindi a vedere effettivamente com'è questo gioco. Superata la ricchissima selezione delle lingue, passiamo a questo menu estremamente minimal in cui possiamo osservare i vari van disponibili, uno peggio dell'altro e uno con le texture caricate più lentamente dell'altro. Scegliamo per forza di cose il primo e dopo un caricamento che, non scherzo, va sui 45-50 secondi che per comodità ho tagliato, con un balzettino siamo dentro. E niente, partiamo così. Non so dove sono, non so chi sono, non ho indicazioni, so solo che devo consegnare il pacco ad Hans. E detta così è veramente brutta. Difatti le uniche cose che il gioco ci dice sono un set di comandi che non useremo praticamente mai e pochi semplici info che evidentemente non si aspettava fossimo abbastanza intelligenti da capire da soli, cioè seguire il freccione sopra il van in puro stile Crazy Taxi per arrivare a destinazione, scendere, consegnare il pacco, risalire e guadagnare così denaro sonante che serve solo e soltanto per comprare nuovi veicoli. Ma dato che chi ben comincia è a metà dell'opera, partiamo e ci siamo già schiantati. Perfetto. Ma recuperiamo subito la nostra aplomb e ci mettiamo in viaggio, potendo ammirare anche tutta la bellezza del mondo che ci circonda e soprattutto anche la maestria con cui questo è stato creato in tutta la sua piattezza. Ma qui il gioco ci regala la prima
primissima perla. Ed ecco che mentre mi guardo intorno alla ricerca di qualcosa di stupido, il gioco subito me lo regala con questa macchina nera ed il suo guidatore che evidentemente voleva prendere una boccata d'aria o sta provando un nuovo stunt di Jackass. Sta di fatto che mi avvicino forse un po' troppo per guardarlo meglio, evidentemente toccandolo lo spavento, lui ritorna subito in macchina e tutto spaventato procede giustamente a schiantarsi. Ma questa non è che la punta dell'iceberg della stupidità digitale data al traffico. Infatti il problema principale è che questo è programmato per essere visto per giusto qualche secondo mentre ci passiamo di fianco, ma se ci fermiamo quell'attimo in più, questo va completamente nel panico. Infatti basta fermarsi ad un incrocio e osservarlo e vedere il mondo che letteralmente collassa su se stesso. Nell'incrocio successivo infatti noto subito questa auto blu che decide di dare un bacino a quella bianca alla sua destra. Dopo qualche momento di effusione è sufficiente, quindi prende e se ne va per la sua strada. Ma lo show adesso passa alla macchina verdina che prima sbanda, poi non contenta, colpisce con un catapugno la Volvo dietro. Io da buon cane da tartufo naso il disagio, tiro il freno a mano e mi fermo ad osservare quanto può degenerare la situazione. Ma non devo neanche attendere un secondo in quanto la prima auto che giunge nell'incrocio, eccola, che tampona quella ferma di traverso. Le altre due mi deludono, invece passando oltre. Sullo sfondo vediamo quella blu che dopo un piccolo balletto di gioia decide di prendere la rincorsa e boom! Unirsi alla festa. Di qua invece, oibò! Una, evidentemente, ha starnutito. Traffico che non riesce neanche nell'ardua impresa di andare dritto. Infatti possiamo spesso trovare macchine che di punto in bianco sbandano, neanche ci fosse un gattino in mezzo alla strada. Qualche consegna dopo, infatti, torno negli incroci di prima e caos un'altra volta. Stavolta nessuno è in grado di andare dritto, però. Adesso non so se questo sia l'incrocio delle Bermuda, ma comunque qualcosa di strano c'è. Oppure che si prodigano in episodi di road rage senza senso. Signora anche meno, signora anche meno, signora bastava suonare il clacson, signora! Oppure che decidono direttamente di prodigarsi in salti mortali carpiati, così, a caso. Festa, festa. Salti mortali che comunque siamo in grado di fare anche noi. Infatti con la giusta dose di tasto di reset e accelerazione ci trasformiamo da UPS a Ryanair in un attimo. Roba che neanche l'altalena di GTA 4. Andiamo subito a rifarlo. Ma quindi, a parte sopravvivere al traffico, che cosa dobbiamo fare? Ovviamente consegnare pacchetti. E la dedizione al lavoro del nostro corriere è tale che non si limita solo a portare il pacco nell'ufficio o, diciamo, nell'edificio pubblico di turno. No, te lo porta anche direttamente in casa se sei un privato. La cosa allucinante è che non possiamo nemmeno usare la porta principale, ma dobbiamo sgattaiolare e usare la porta sul retro. Qui doppi sensi che si sprecano. In ogni caso entriamo in queste bianchissime e vuotissime case e dobbiamo cercare dove appoggiare il pacco, stavolta sul tavolo della sala. Qui scopriamo anche quanto sia redditizio il lavoro del corriere, ben $188 per una singola consegna, ai quali però sono stati sottratti $5 per ogni incidente e semaforo rosso. Beh, 23 incidenti, dai, poteva andare peggio. Ma queste persone non hanno paura di lasciare entrare qualcuno liberamente così in casa loro? Apparentemente no, perché hanno installato un antifurto di ultimissima generazione, le porte trappola, che fungono praticamente come la carta moschicida, ma per i corrieri. No dai, mamma, aiuto, mamma. Ma la cosa assurda è che ovviamente noi sì, possiamo entrare in tutti questi edifici, ma non abbiamo minimamente idea di quali siano accessibili e quali no. Quindi l'unico modo è
praticamente fare come quando torno a casa ubriaco e non mi ricordo qual è il mio piano e comincio più o meno a bussare e cercare di aprire tutte le porte del condominio. Ad esempio, questa porta in bassa risoluzione, piantata a caso su un edificio a caso dietro un cantiere, è l'ingresso del centro commerciale. Poi va bene, diciamo va bene, entrare in casa di qualcuno, va bene entrare nell'ufficio, ma una delle cose più folli è che dobbiamo consegnare ogni tanto il pacco nella stazione di polizia. Stazione di polizia che ovviamente è deserta, questo non so se è una sorta di critica sociale al paese perfetto dove non servono poliziotti, ma va bene. Ma non solo entriamo, ma entriamo anche nelle celle a consegnare i pacchetti. Cercando dove consegnare il malloppo, infatti capito dapprima nella stanza delle prove con tanto di scatoloni pieni di indizi, in un mare di disordine con anche una grata aperta e un sacco della spazzatura che non guasta mai. Tornato al piano di sopra, schivo di pochissimo un paio di porte trappola, scendo una rampa di scale e finisco così, de botto, nelle celle. Zona ovviamente facilmente accessibile da qualsiasi tipo di fattorino e non. Ma è proprio qui che devo consegnare il pacchetto, in questo ufficio nelle celle, o meglio, dovrei. Ma evidentemente sono troppo grasso per passare da questa porta, che, ok, ho mangiato McDonald's prima, però proprio farmelo notare così di cattiveria. Magari no. Ma il posto più magico, più che magico, di tutto il gioco è il centro commerciale. Posto in cui hanno probabilmente riposto la maggior cura, se così si può dire, tanto che abbiamo una sala giochi, ma evidentemente solo per bambini o nani. Se vi state chiedendo da che cosa io l'abbia dedotto, da questi tavoli da biliardo che mi arrivano più o meno alle tibie e da queste porte dove se hai più di 3 anni evidentemente non passi. Ma abbiamo anche un bellissimo fast food con, per qualche motivo, più videogiochi che in sala giochi e la classica clientela che trovi di notte, quindi quella sfasciata uscita dalla discoteca. Raga, t'à posto? Vedo un po' duri, Un negozio di mobili con tutti, ma proprio tutti i preset disponibili su internet. Un negozio di vestiti con le camicie più inamidate che abbia mai visto. Un simile Apple Store in cui ho potuto osservare molto da vicino la clientela. Ed ecco che stasera ho gli incubi. Delle vetrine fatte con foto reali di vetrine, forse la cosa più bella. E poi lui, il migliore, l'unico, il negozio africano. Infatti in questo magico posto gli sviluppatori hanno deciso di sbizzarrirsi personalizzando maglie e mazze da cricket con le icone di PowerPoint. E poi c'è la camicia di Guy Freri, ma questo è un plus. Entrato, la mia attenzione però viene subito presa da queste magliette, con questo bruto sul davanti. Cerco di capire meglio che cos'è e scopro che sono di uno studio che si chiama Hephaestus Studio. Chi sono gli Hephaestus Studios? Non lo sapevo nemmeno io, però stando a internet sono uno studio che si occupa di rendering di interni in 3D. Se andiamo sul loro canale YouTube che vanta 12 iscritti o qualcosa del genere, possiamo vedere alcuni dei render più brutti che abbia visto nella mia vita, con delle texture grosse come patate, ma neanche Minecraft, e che viaggiano a questi 7-8 fps. Io non so in che coraggio abbiano caricato questa roba, però sono contenti loro. Cioè, ma dai, ma che poi si vede anche il quadratone sotto, ma come? Come puoi fare un mestiere del genere? Vabbè, dai, andiamo a vedere un po' queste mazze da cricket, che magari sono fatte un po' meglio, e no, e invece hanno le icone di PowerPoint e le hanno pure fatte sgommare. Sempre meglio. Tra un vestito con un PNG sgommato e una mazza da baseball con i PNG sgommati peggio, c'è anche lui. Ma questo? Ma questo da dove arriva? Ma tutti gli altri sembrano Gollum. Sto coso da dove è saltato fuori? Ma da dove l'hanno rubato? Vabbè dai, fammelo vedere un po' più da vicino, sia mai che scopro che cos'è, perché... Ma non c'è il vetro. E non c'è il vetro. Vabbè, e anche io cosa mi aspettavo? Vediamo, c'è di qui? Non c'è di qui. Vabbè.
Ma un gioco non è tale se non ci sono dei collezionabili. O così sembra dai trofei. I 3 ultimi trofei del gioco infatti sono legati al trovare 10 oggetti nascosti in una singola run, un posto speciale che funge un po' da easter egg e collezionare l'oggetto megastunt, cioè non fare un megastunt, collezionare l'oggetto megastunt. Tutto chiaro. Io ho trovato alcuni hamburger che non so da dove abbiano anche in questo caso rubato il modello, ma non c'entrano assolutamente niente, che potrebbero essere i collezionabili. Stando a internet, apparentemente sì, gli hamburger sono i collezionabili, così come l'easter egg è una statua di Bambi o qualcosa del genere piantata in mezzo assolutamente a niente, e il Megastunt, attenzione, Megastunt è un joystick della PS4 fluttuante vicino a una collina che apparentemente è prendibile solo lanciandosi a tutta velocità con il van. Sta di fatto che, nonostante questi siano abbastanza certi siano i collezionabili e gli easter egg, i trofei non si sbloccano. Io, da bravo rompiscatole quali sono, ho scritto agli sviluppatori. E cosa mi hanno risposto? Sì, sono rotti, lo sappiamo, però sai com'è, è così la vita. E questo chiude la nostra prima recensione brutta. Spero vi sia piaciuta. In tal caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, cosa che mi aiuterebbe un sacco. Alla prossima!